Naviganti del lobby, Golden Maple mi ha mandato la sua wet palette. Golden Maple è questa nuova azienda che ho abbracciato con tutto il cuore, con cui sto facendo anche i miei pennelli personali. Mi hanno mandato anche il sapone, quindi mi stanno mandando i loro prodotti per provarli, perché non è moltissimo che si sono lanciati nel mercato delle miniature e quindi stanno veramente facendo un lavorone per potervi entrare. Devo dire la verità, ci sono veramente un paio di cose super belle, hanno dei prezzi incredibili. Tra le altre, voi che siete iscritti al canale avete un ulteriore 15% di sconto, basta scrivere NIO, scritto NEO, nel coupon diciamo dello sconto, avete un ulteriore 15% di sconto. Io direi di andare direttamente sul tavolo a vedere questa meraviglia e cerchiamo di capire anche come funziona, perché non so se avete visto i colori e la forma, a me ricorda qualcosa. Ci vediamo tra poco. Sapete che la wet palette è probabilmente una delle cose più personali che una persona possa avere in realtà, cioè una persona, ovviamente intendo un hobbista, che in realtà comunque secondo me è molto strano, perché in realtà insomma più o meno sono quelle, no? Le wet palette, avete visto diverse wet palette su questo canale, diverse marche che lo presentano, ho tra le altre diversi sponsor che mi hanno mandato le loro wet palette, mi sono sempre in sostanza trovato bene con tutte, anche se ho qualcuna che preferisco a qualcun'altra, no? Vediamo questa di Golden Maple. Golden Maple, devo dire la verità, mi sta piacendo veramente tanto, ve l'avevo già detto, insomma, ma perché hanno proprio intenzione di entrare nel mercato delle miniature, dell'accessoristica, e lo stanno facendo in un modo veramente forte, perché stanno facendo veramente tutto quello che possono per entrare subito con qualità e prezzo, e il prezzo è veramente forte. Ci sono delle situazioni che vedete sul sito, che senza contare che avete l'ulteriore 15% di sconto, non finirò mai di dirvelo perché è importante poterlo aggiungere su qualsiasi prodotto, e cavoli, cioè sono veramente a dei livelli alti, pur avendo dei prezzi che sono quasi da entry level. Allora guardate, qui vi arriva la confezione con il Pluriball, quindi è assolutamente protetta da scontri vari che può avere durante il viaggio. La fascia elastica viene utilizzata, come vedete, anche per tenere fermo un po' tutto il packaging, e avete in sostanza qui i fogli con le sponge, e quindi sono 100 fogli e 4 sponge che sono pronte per essere utilizzate. Guardate, sono addirittura a due versi, diciamo, quindi ora capiremo dalle istruzioni magari qual è quello più adatto. Come vedete sotto ha dei piedistalli per essere tenuta, qui ci sono altre due sponge come vi dicevo, e quindi altri due, cioè altri 50 fogli, quindi in totale sono 100 fogli e 4 sponge. Ragazzi, sono tantissime rispetto anche alla concorrenza. Poi guardate, allora qua i colori mi ricordano tantissimo una wet palette che sicuramente vi ricordate anche voi. Non faccio nomi perché in questa recensione voglio parlare solo di loro. Come vedete qui c'è il logo di Golden Maple, però la cosa un po' più sciccosa, guardate, qui hanno la piuma che è quella proprio della loro, praticamente del loro logo. Ve la faccio vedere un po' più da vicino, e devo dire che è bellina questa cosa, che è un po' se vedete sfettata e spigolosa, quindi alla fine guardate ha queste scaranature che possono servire per esempio per prendere più facilmente il coperchio. Il primo coperchio che si apre diventa subito per esempio una dry, e quindi in questo caso si possono utilizzare i colori a olio, o si possono usare per esempio tutte quelle che possono essere per esempio le wash o gli speed paint, che per esempio qui dentro avete bisogno di non mettere sulla wet palette. La parte sotto, come vedete, ha altrettanto, magari qui per esempio si possono usare i pigmenti sulle le parti quadrate. Questa è una parte che serve quando la mettete giù, in poche parole così, per appoggiare i pennelli quando state dipingendo, quindi c'è persino questo gadget. E poi andiamo a prendere le due levette ai lati, sollevare anche l'ultimo pezzo e andiamo a vedere cosa c'è sotto. E guardate, allora qui
se andiamo a girare, attenzione, perché devo andare a beccarlo nel punto giusto, e guardate cosa c'è dentro. Questa è una sorpresa anche per me, perché credevo che lo storage fosse solamente appunto indicato, e invece all'interno ci sono anche i pennelli che in questo caso vediamo subito di che qualità sono. Io credo che siano sintetici. Comunque in questo caso vediamo un po', ve lo dico subito. Allora, ma in realtà sulla confezione non viene descritto, quindi chiederò a Golden Maple per sicurezza. A spanne, guardandoli, sono sintetici, perché come potete vedere le punte sono abbastanza chiare e non sembra uno zibellino o diciamo una martora, no? Adesso se riesco a estrarne uno, perché poi tra le altre ci sarà un modo più, eccolo qua, per prendere per esempio questo, che fatalità è il più piccolo, quindi ne prendo uno un po' più grandicello per poter capire il pelo. Sono sicuramente sintetici in questo caso, quindi fantastici per cominciare. Guardate che bello che è il manico con l'impugnatura, vediamo se riesco a farvelo vedere un po' più da vicino. Eccolo qui, questa è una misura numero 2 e quindi praticamente il pennello, eccolo qua, punta che come vedete diventa scura, quindi qui bisogna capire perché ho un po' di dubbi sul fatto del pennello, però nel senso del pelo, però credo che siano sintetici. Guardate che meraviglia, tra le altre ci sono anche qua quelli del set del dry brush, che so non essere in questo caso di sintetico, ma sono di capra, quindi il pelo quasi sempre sulla loro serie è fatto di capra. Ecco qui, questo è il numero 6, che è lo stesso che avete visto della serie arancione e nera, che presto lancerò diciamo come mia marca, no? Quindi devo dire la verità, questa è una bella sorpresa, perché cavoli, sono 11 pennelli e vi danno praticamente la possibilità di cominciare. Calcolate che questa confezione, ragazzi, viene 39 euro, 39 euro già scontata, che si può scontare ulteriormente del 15%, quindi in sostanza voi andate a pagare poco più di 30 euro, 11 pennelli che vi fanno da set start, quindi potete veramente cominciare tutto e avete tutto quello che vi serve per utilizzare tutte le serie di colori che possono essere appunto necessarie per poter lavorare, no? Ok, adesso praticamente visto questo cerchiamo di capire come funziona. Quindi noi dobbiamo in realtà rimuovere, adesso ho fatto un disastro ma vabbè, rimuovere questa parte qua che è quella dei pennelli, e questa qui diventerà praticamente la nostra wet palette. Adesso io vado a mettere l'acqua, mettere il foglio, vi faccio vedere come mettere il foglio. Quello che vi dico subito, perché qui sul tavolo non posso utilizzare l'acqua, molto importante è che voi mettiate una sponge sotto l'acqua abbondante, scusate la sponge è questa, mettete la sponge, che quindi la spugna, sotto l'acqua. Una volta che si è completamente bagnata, strizzatela e poi mettete un po' di acqua sul fondo e ci appoggiate sopra la sponge, che assorbirà appunto a quel punto l'acqua necessaria. Non esagerate, ma la sponge deve essere piuttosto bagnata, ok? Non deve trasudare, perché se poi girate giustamente cade. Per esempio in questo caso loro non hanno la diciamo guarnizione che avete visto per esempio su altre wet palette, quindi se c'è troppa acqua e la girate nel zaino per esempio, l'acqua rischia di cadere, quindi se poi fosse sporca magari del colore acrilico rischia di pigmentare qualcosa all'interno dello zaino. Allora voi state attenti diciamo a questa cosa, strizzate la spugna, mettete un po' di acqua di nuovo sul fondo della wet palette, mettete la spugna sopra, lasciate che se la assorba e poi mettiamo il foglio. Quindi ora mi trasferisco sul tavolo da lavoro e vi faccio vedere come utilizzare questa wet palette. Eccoci qua ragazzi, allora la base della wet palette risulta in questo modo qua, quindi vi ripeto, no? La tecnica corretta è
sciacquare sotto l'acqua per la prima volta, quindi si leva quel liquido un po' conservativo che è probabilmente un po' alcolico, si leva tutto completamente, si strizza, si rimette di nuovo, si ristrizza insomma un paio di volte, dopodiché mettete diciamo spugna grigia sul fondo e poi ci versate sopra l'acqua per poi scolarla e vi rimarrà la spugna totalmente umida. Stessa cosa la fate con quella bianca, con la differenza che poi quella bianca la andrete a mettere sopra. Adesso ovviamente io devo riuscire a trovare la distanza giusta per avere un grip giusto, ma però vedete che questa idea di averne due, una inumidisce l'altra e di fatto si stanno praticamente adattando, e quindi io basta che spingo, ovviamente quando io schiaccio quella sotto rilascia l'acqua e quindi come vedete si sta segnando anche quella bianca. Facendo così sto posizionando praticamente la mia spugna bianca, che sarà quella che sosterrà poi il foglio. Parlando di foglio, il foglio è praticamente come se fosse una sorta di carta da forno e praticamente questo va visto, dovrò vedere poi sulle istruzioni online, trovate sul sito tutto, se il foglio è riutilizzabile. Ora l'ho un po' spiegazzato, però questo foglio si parte dal centro, guardate in questo modo qua, trovate la misura ai due lati, mettetela dal centro e lasciatela adattare. Ora spingete un pochino in modo tale che si adatti, ok, al fondo, e lasciate che cominci a inumidirsi un pochino in modo tale che faccia aderenza. Dopodiché con qualcosa di piatto avete la possibilità di fare questo. Ora vedete, man mano che si inumidisce lei si piega, voi andate semplicemente a rimetterla fino a quando avete trovato la giusta, diciamo, il giusto assorbimento, ok? Quindi adesso faccio in modo che si assorba completamente e ci vediamo subito per testarla. Intanto un appunto prima di mettere l'acqua: le spugne sono una grigia e una bianca e sono già abbastanza umide, hanno probabilmente un liquido per conservarle che sembra quasi semi-alcolico, e questa spugna bianca diciamo è più come dire, assorbente, ok? È più leggera, mentre questa è molto più densa e quindi sembrerebbe quella da mettere alla base. Allora, in realtà io credo che loro abbiano studiato un sistema per avere tutte e due le wet palette, perché questa rimane più bagnata e assorbe tutta l'acqua, la trasferisce alla spugna che starà sopra, quindi appoggiate due spugne una sopra l'altra e poi mettete il foglio e a quel punto avete un effetto di umidità che è costante, perché le due spugne gestiscono praticamente per voi l'assorbimento dell'acqua e del liquido, e tra le altre basterà poi spostare, diciamo, quella bianca, lavarla e mettere l'altra bianca e diventa riutilizzabile. Quindi detto questo vado veramente a prendere il bicchiere e cominciamo a utilizzare l'acqua. Ecco, mentre preparo la wet palette vi faccio vedere anche questo che secondo me è veramente interessante, ed è praticamente il sapone. Quindi prima di andare a utilizzare il pennello cerchiamo di capire come lo vorremmo pulire. Guardate la confezione com'è carina, è fatto in legno. Ok, allora è simil-legno, in realtà è plastica e resina, dentro è completamente imbottito, quindi ovviamente non rischia di rompersi durante il viaggio, e avete praticamente poi un vetro che è completamente satinato. All'interno mi spiace che non potete sentire il profumo, vedete che c'è anche il tappino, eccolo qui, e il profumo è veramente buono. In questo caso è una sorta di sapone di Marsiglia che ha anche del balsamo all'interno, quindi in sostanza quando specialmente andate a utilizzare i Kolinsky, che tra poco utilizzeremo proprio sulla wet palette, prendete sempre in considerazione di avere un sapone che costa veramente poco ma vi cambia completamente diciamo la durata del pennello. Semplice, facile, anche questo, link sotto, e avanti con il 15
di sconto scrivendo Nio sul carrello. Allora ragazzi, a cosa serve una wet palette? Prendo un pennello Kolinsky Sable, questo è un Master 1 della Golden Maple sempre, che è tra le altre uno dei pennelli che sarà parte del mio brand, quindi avrà praticamente il marchio di Nio Custom Miniature sopra, quindi sono felicissimo di questa cosa, è una punta stupenda. Questo è un 4 che normalmente io uso per le wash sicuramente, però qui vi faccio vedere a cosa serve la wet palette e come utilizzarla. Qui ci sono Warpaint Fanatic e praticamente come funziona: si va a mettere il colore, che qui adesso dalle altre è talmente denso perché hanno passato l'inverno, magari non essere utilizzati, dovrò mettere un po' di thinner perché qui vedo che fa un pochino di resistenza, però comunque si possono mettere anche poche gocce di colore e si va a creare la propria paletta direttamente sulla wet palette. Quindi io vado a prendere i colori che mi interessa utilizzare durante la sessione di pittura e vedete che praticamente ho tutta la sfumatura. In questo caso per esempio Army Painter aiuta perché già l'ha pensata, quindi voi avete due triadi, utilizzate quelle. Guardate, questo è completamente tappato, ma noi abbiamo il nostro stappatore e quindi andiamo a vedere un attimino se riusciamo a estrarre, eccolo qui, un po' di colore. Vedete quanto sono utili gli attrezzi, che a volte dici questo non lo compro perché non mi serve a niente, e invece avete visto adesso è servito tantissimo. E poi andiamo a vedere quest'altro e l'ultimo, che è il più chiaro, guardate, eccolo qui. Allora adesso come funziona? Voi avete la vostra sfumatura, prendete un po' di acqua, inumidite il pennello e cominciate a utilizzare il primo colore. Lo fate in modo di diciamo allungare in modo tale che faccia questa consistenza che andrà a stratificare, e cominciate a mescolarlo con il secondo, per esempio. Poi potete mescolare il secondo con il terzo e andate a fare in sostanza una sfumatura di mezzo, vedete, fra i colori che poi andrete a utilizzare quando andate a dipingere. Ecco, qui posso decidere in sostanza io quanto colore mettere di prima e dopo, diciamo, per poter praticamente continuare a sfumare. Ed ecco qua che ho praticamente 6 colori che me ne generano, come vedete, praticamente 12. E poi posso andare a mescolare, per esempio, il più chiaro con il più scuro per trovare magari delle velature, e posso decidere di velare, appunto, quindi continuare a mettere un po' di acqua e continuare a velare. Vedete che vi dà questa consistenza che è quasi tipo il latte, consistenza che tra le altre io consiglio sempre per l'aerografo, che in sostanza va diluito 40-60, quindi 40 acqua, 60 colore, o 50-50 secondo me addirittura, e avete questa praticamente consistenza. Questo quando andate a dipingere vi aiuta ad avere dei layer, cioè degli strati veramente sottili che non andranno a praticamente rovinare la miniatura e soprattutto diciamo i segni. Ora sto facendo un pastone per avere un po' più di colore sul pennello e farvi vedere come si conserva sulla wet palette. Vedete che alla fine io posso andare a pescare il colore. A questo punto, quando ho mescolato e tutto, vado a lavare il collo del pennello e prendo il colore solo con la punta e vado a dipingere. E in questo caso avrò praticamente degli strati molto sottili. Vedete com'è preciso il pennello e quanto comunque il colore pigmenta, ok? Poi questo è acrilico, quindi viene un attimo, ma una volta che è praticamente asciutto, quello strato resta. Questa, diciamo, è la tecnica più pro, tra virgolette, nel senso che vi ritroverete facilmente a fare anche dai 20 ai 25 strati per ogni braccio, per esempio di pelle, in questo caso per la muscolatura, e vedrete veramente delle sfumature incredibili. Alla fine non sembrerà nemmeno dipinto, diciamo, la miniatura dipinta con gli acrilici, ma se andate a fare tutti quei layer sembrerà sfumata quasi ad aerografo, oppure disegnata tipo quando dicevano spesso questa l'hanno truccata con Adobe Photoshop. Non è vero, basta avere tante stratificazioni. Questo è l'utilizzo. L'altra cosa che è molto interessante è che io, per esempio, adesso finisco la puntata, voglio che il colore resti. A questo punto cosa faccio? Prendo il mio coperchio, lo vado a mettere sopra, chiudo bene,
l'umido all'interno si mantiene perché ovviamente ci sono addirittura 2 spugne in questo caso, e quindi poi quando vado a chiudere la wet palette io metto l'elastico intorno, la metto via, la tengo qui tranquillamente. Quando andrò praticamente a lavorare domani, per esempio, ritroverò di nuovo il colore praticamente umido. È chiaro che se l'avete tirato tanto sarà leggermente più secco, se avete lasciato le montagnole è facile che troverete il colore ancora abbastanza conservato nell'umidità, e quindi potete magari fare una sessione di pittura in 2 o 3 giorni invece che in un giorno solo. Ok ragazzi, questo è quanto. Io vi lascio a un recap. Sapete che con lo sconto NIO, scritto NEO nell'apposito spazio del carrello per i coupon, avete un ulteriore 15% di sconto. Sotto c'è il link. Voi sapete che lo scopo del mio canale è avere tanti follower, quindi tutte queste iniziative io le faccio con i miei sponsor per dare a voi un materiale migliore possibile, ok? Quindi ho un ventaglio di cose da farvi vedere che mi piacciono, contatto le persone che producono quello che mi piace veramente, lo utilizzo io tutti i giorni, e quindi mi piace proprio a mo' di amico condividere con voi quello che vorrei che usaste anche voi per sentirvi proprio tranquilli quando dipingete le vostre miniature. Alla prossima! Ma allora ragazzi, che posso dire? Mi sembra che abbiate già capito tutto, visto tutto, il prezzo è incredibile, avete il 15% di sconto, il sapone funziona benissimo, è anche molto profumato, mi piace un sacco la confezione. È chiaro che per esempio il tappo rispetto per esempio a quello di Artisopus è di plastica, mentre quello di Artisopus è super sciccoso in legno. In questo modo tagliano il prezzo, quindi se a voi interessa quello sapete dove rivolgervi. E poi insomma veramente storage di 11 pennelli, la banda elastica uguale a quella che avete già visto nel mercato. Questa wet palette è molto simile a quella che avete visto appunto sul mercato già da un pezzo. Devo dire la verità, i 100 i 100 fogli, le 4 addirittura sponge, cioè ha veramente tutto quello che serve. E tra le altre c'è anche, come avete visto, la parte per il dry, quindi veramente che dire ragazzi. Andate pure sul link sottostante, avete tutti i referral di questo mondo, quindi potete avere sconti più ulteriore 15%. Buon divertimento! Last night you told